Ciao, sono Andrea, tutti mi chiamano Fast però. Sono un amante degli sport, soprattutto quelli estremi, che spesso ho portato fino a livello professionistico. Ma soprattutto sono un motociclista, come te, e da quasi 30 anni. Ammetto di essere arrivato solo ora nel mondo delle recensioni video, anche se spesso scrivo articoli per alcuni magazine online e non. Ma meglio tardi che mai, no? Forse. Certamente non sono molto confidente nel parlare di fronte a una telecamera, ma farò il possibile perché le informazioni che ti darò avranno la meglio sulla mia prestazione artistica. Di cosa ti voglio parlare oggi? Probabilmente già lo sai. Ti voglio parlare di un prodotto che ha fatto discutere abbastanza nell'ultimo periodo, ma che sta dando una mano a un sacco di motociclisti. Vuoi saperne di più? Swipe. Sei ancora qua? Vai, temerario. Quindi veniamo a noi. Di cosa sto parlando? Di Upbiker. Poco tempo fa, navigando su Facebook, sono incappato in una discussione in un gruppo dove un utente manifestava la volontà di voler provare questo prodotto per poter arrivare meglio a toccare a terra sulla sua moto, che mi pare fosse una KTM. Sono sincero, la mia risposta non è stata delle più eleganti, nel senso che gli ho risposto praticamente che io avrei avuto un po' di vergogna nell'indossare un accrocchio del genere per poter arrivare a terra e che forse era meglio investire il proprio tempo e le proprie risorse nel guadagnare e nel fare un po' più di esperienza con altre moto prima di arrivare a una moto del genere. Ma devo dire che dopo aver letto le risposte, a dire il vero inattese, di uno dei soci di Upbikers, José, mi sono un po' ricreduto in quello che ho detto. Ho quindi fatto un passo indietro e ho scritto in privato a José. E lui per primo mi ha fatto cadere in una trappola scommessa. Mi ha detto: scommetto di farti cambiare idea perché il nostro prodotto è il migliore del mondo mondiale. E quindi eccomi qua, lo andremo a vedere a breve. E devo ammettere che tuttora mi suona un po' strano dover aggiungere qualcosa ai piedi, una prolunga, per poter arrivare a toccare a terra in totale sicurezza. Forse un po' perché vengo anch'io dalla vecchia scuola del dai gas che dietro la mano di buona, ma se devo essere obiettivo e razionale, è quello che voglio in una recensione di un prodotto. Chi sono io per poter dire a qualcuno non utilizzare un determinato prodotto perché non arrivi a toccare a terra, quando questo determinato prodotto può conferire più sicurezza in se stesso, più fiducia in se stesso ad una persona che ha probabilmente meno esperienza. Il mercato delle maxi enduro, delle moto adventure, è in costante crescita nonostante il periodo difficile, e chiaramente queste tipologie di moto sono caratterizzate da un'altezza della sella rispetto al suolo abbastanza elevata, che non è facile per tutti, soprattutto se non si ha esperienza. Ed è anche vero che tutti prima o poi ci siamo trovati impreparati in determinate situazioni come semafori o in frenate di emergenza e abbiamo adottato posizioni un po' da ballerina artistica per poter salvare la cosa. Per esempio, lo sai che la statura media in Italia è di 1,75 per gli uomini e 1,63 per le donne? Non sono stature così alte per poter arrivare a toccare a terra con qualunque tipo di moto. C'è anche da valutare un'altra cosa, che non è solo la statura ad influire nell'arrivare al suolo o meno, ma la distanza tra il cavallo e il suolo stesso. E questa varia da persona a persona. Per persone con poca esperienza e non solo, riuscire ad appoggiare bene i piedi a terra in situazioni di emergenza è di vitale importanza, per evitare di cadere, di perdere l'equilibrio, di cadere, comportando anche un bel danno economico. Anche perché per una moto come una GS, una Ducati o gran parte delle moto che vediamo ora in commercio, una caduta può portare un bel danno economico, che può arrivare anche a 500, 600, 700 euro, se pensiamo a carene, a leve, a tutto quello che c'è dietro. Per prima Giovanna, la mia ragazza, mi ha detto: ma tu sempre vedi le cose negative, non le cose positive. Come darle torto? Anzi, a dire il vero, perché non glielo chiediamo a lei? Benvenuta Giovanna! Grazie. Quanto sei alta tu? Ti ho chiesto l'altezza, non l'età, Ok. 1,57, forse quasi 1,58. Non sei mai andata in moto, però hai mostrato l'interesse di voler provare a imparare. E non con una moto normale, ma con una moto da off-road. Le moto da off-road notoriamente sono più alte di quelle normali. Quindi, cosa ne pensi? Penso che questa forse potrebbe essere la soluzione ideale al mio problema, alla mia paura proprio di dover salire su una moto alta e non poter toccare. Ora, senza averli provati, tu li useresti?
Assolutamente sì. Visto che sembra che ti piaccia l'azienda, chi è esattamente Upbiker? Upbikers nasce ad Alicante, in Spagna, 4 anni fa, dall'idea di un motociclista come noi, basso di statura, di poter risolvere il suo problema di non toccare bene a terra o di toccare con un piede solo. Loro sono al brevetto, non esiste niente di simile oltre a loro. Il brevetto è stato richiesto un anno fa, sono stati presentati i documenti ed è un anno che sono in attesa. Purtroppo anche in Spagna le cose vanno un po' a rilento come in Italia. Ad ora siamo arrivati al prodotto definitivo, che è già in vendita da un po' di tempo. Sono stati fatti prima molti prototipi e migliaia di ore di prova per arrivare al prodotto attuale. Anche perché tra i soci ci sono persone che lavorano nel settore calzaturiero e nel settore motociclistico, ma tutti in Upbiker sono motociclisti. Ah, quindi esattamente cosa è fatto il prodotto? Che materiale è? Il prodotto è fatto di TPU, Ok. che è un polimero Vabbè. che si forma dalla policondensazione. In più è un materiale particolarmente capace di assorbire le vibrazioni, quindi è perfetto per la moto. Ho un'altra domanda, cioè è un prodotto che va bene per qualunque tipo di moto, quindi anche una moto con le marce? Assolutamente sì. Ok. Il bello di questo prodotto è che è stato disegnato, e qui lo possiamo vedere, ma andiamo a vederlo a breve. Il suo disegno le consente di essere utilizzato con moto con le marce e con moto scooter e qualunque altra moto. Adesso ho una domanda un po' più al femminile. Wow! Quindi vorrei chiedere, potrei usarlo con qualunque tipo di scarpa? Ora, con i tacchi no, Oh no! Ok. ma può essere utilizzato con qualunque tipo di calzatura, dalla scarpa da tennis allo stivale tecnico da moto. Anche se, come ti dico sempre, andare in moto con le scarpe da tennis non è il massimo della sicurezza. E se invece, per esempio, persone come me che vorrebbero abbassare la sella della moto, in quel caso andrebbero bene ugualmente. Abbassare la moto o abbassare la moto magari. No! Allora, a parte la differenza di costo, che può costare 100-200 euro, abbassare la moto 2 o 3 volte tanto, Ah, ok. non sono per questa soluzione, perché la sella comunque non sarà mai più comoda come prima e andare a abbassare la moto significa modificare le geometrie ed avere meno luce al suolo, meno distanza al suolo, accorciare il cavalletto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Upbiker è una soluzione molto più immediata e molto più economica. E poi ora ho l'ultima domanda, prometto, non ne farò più. Per fortuna. Con Upbiker posso andare in giro una volta scesa dalla mia moto? Cioè posso andare a camminare? Sì e no. Ossia, grazie alla curva che rettifica al rialzo, è stata studiata apposta per questo, è possibile camminare, ma certo non per lunghe distanze. Quindi vuol dire che scendi dalla moto, vuoi fare 2 passi, che vai al bar o quello che sia, sì, non è fatta per fare lunghe camminate. La suola è stata fatta per avere la massima aderenza in qualunque condizione. Beh, allora, tutto sommato, cioè nel complesso, a mio parere, è davvero una bella idea e soprattutto penso che possa essere utilissima per le persone della mia statura. Quindi penso che tu sia malfidente. Ecco. Lo sarà? No? Vediamo. Andiamo a aprire la scatola. Ed eccoci arrivati all'unboxing. Anzi, allo spacchettamento, che mi piace di più. Vediamo un po' il contenuto della scatola. Allora, prima di tutto, c'è un ringraziamento da parte del team Upbikers, il codice QR con il video esplicativo su come indossarli, consigli di prudenza e l'invito a condividere sui canali media foto e video e esperienze personali. Anche una lettera, ci ringraziano per l'acquisto e sostanzialmente ci dicono che abbiamo 15 giorni per poter restituire il prodotto. All'interno abbiamo un ciupa ciupa, tentativo di corruzione. Ai sti spagnoli. La prima cosa che salta all'occhio è il peso, che è relativamente contenuto, anche grazie al materiale utilizzato. E come si può vedere anche alla struttura alveolare della base, che comunque consente di mantenere la resistenza strutturale. Con un peso di 330 grammi ciascuna, contando che una scarpa da tennis pesa circa 250 grammi e uno stivale medio sui 700 grammi fino ad arrivare a 1 kg, 1,2 kg, probabilmente solo con le scarpe da tennis si avrebbe la sensazione di avere un peso aggiuntivo. Upbiker è in misura unica,
e ha un range di utilizzo per calzature che vanno dal 36 al 43, misura che chiaramente è relazionata alla statura media, che normalmente è la stessa che ha problemi di arrivare a toccare il suolo. Ma andiamo ora a provare su strada e fuori strada. Ale, a provare questo Up Bikers. Quello che voglio fare è chiaramente cercare di utilizzarli senza pensare di averli, per poter poi dire li ho usati pensando di averli e quindi vado in moto in forma innaturale. Ok, sto arrivando al primo stop, voglio cercare di arrivare, fermarmi e metterci i piedi di colpo. Non metto comunque i piedi a terra per intero, ma appoggio confortevolmente tutta la parte anteriore e questo certamente mi dà molta sicurezza. L'incasso, che è stato studiato come dicevamo nel video, funziona perfettamente, quindi si cambia in modo molto naturale. Si nota certamente che io sollevo a volte il piede come in questo momento per cambiare di marcia, ma non è questione degli Up Biker. Ho la leva del cazzo. È sicuramente un prodotto il cui target sono le persone che hanno poca esperienza in moto, nonostante a Bikers aiuti anche persone che hanno esperienza, perché se uno non tocca comunque, che abbia esperienza o meno. Quello che cambia è semplicemente la maniera di affrontare il problema e di gestirlo con più o con meno sicurezza. Ad ogni modo, per quanto riguarda il frenare, il cambiare di marcia, il fermarsi a un semaforo, a uno stop o in una fermata di emergenza, Up Biker fa un lavoro veramente egregio. La prova di Up Biker non termina qui, io ora lo proverò tutti i giorni. Qui in Spagna abbiamo un tempo ottimo per fortuna, per una settimana. Ora però, e se per qualunque motivo, così sai per caso, mi ritrovassi, che so, fuori strada, come andrebbe Up Biker fuori strada? Scopriamolo? Come gli hanno detto già, non è indicato per l'off-road, ma sicuramente ci può venire la voglia di prendere qualche strada bianca e andarci a divertire con i nostri amici senza la minima preoccupazione. Non sono certamente la panacea per tutti i mali, devo ammettere che ci si può tranquillamente girare intorno al mondo. Bentornato, anche se probabilmente hai cliccato per saltare tutta la prima parte introduttiva. Va bene lo stesso, lo faccio anch'io. Ora, siamo arrivati finalmente al resoconto. Quanto ho provato Up Bikers? Ho provato Up Bikers per 8 giorni di fila, per circa 250 km. Ho cercato di fare il 90% dei chilometri per città, quindi cercando di guidare nel traffico cittadino, dove ho più possibilità di dover fare un prima stop, fermarmi, scendere, salire, fare manovra, le macchine davanti che mi frenano di colpo, quindi nelle situazioni più estreme nelle quali poter provare Up Biker e non soltanto in autostrada o in strade principali, dove alla fine l'unica prova sarebbe la comodità nel cambiare e nel frenare. Ho potuto provare Up Biker con pioggia, con sole, con freddo tra virgolette qui in Costa Brava, in strada e in fuoristrada. Per fuoristrada intendo piste forestali, strade sterrate, strade senza nessuna complicazione. In Up Biker sono i primi a dire che non è un sistema fatto per andare fuori strada, ma certo una strada sterrata non cambia poi così tanto con una strada in asfalto normale, se non per l'aderenza. L'appoggio del piede è comunque ben garantito, non ho avuto mai nessun problema, né appoggiando su asfalto bagnato, né appoggiando in ghiaia, terra o quant'altro. Quindi per me, thumb up. Qual è il target al quale Up Biker si riferisce? Io vedo tre tipologie di target. Il target della persona
inesperta che ha appena comprato la moto o che addirittura sta imparando ad andare in moto. Altro target sono le persone che hanno appena preso la moto, che hanno fatto pochi chilometri e hanno un'altezza che non gli consente di arrivare bene al suolo, seppur con un limite, perché ho fatto provare a Giovanna, la mia ragazza, come è stato detto nella parte introduttiva è alta 1,57, 1,58 circa, e provando la mia moto, una GS 800 Adventure, che è già abbastanza alta di suo, neanche con a bikers Giovanna riusciva a toccare il suolo, se non sfiorando con la punta del terreno. In questo caso lei è troppo bassa e la moto è veramente troppo alta. Altro target sono le persone che hanno già esperienza in moto, però che non si sentono confidenti quando magari vanno anche con la propria moglie o quando vanno carichi di borse o quello che è. Queste persone gioverebbero dall'utilizzare a bikers per il senso di sicurezza che gli può dare, perché quello che vogliamo in moto è sempre divertirci, in sicurezza ma divertirci. Ora, per concludere ed essere sintetico, ci tengo a schematizzare le cose. Come? Voglio dirti quello che mi è piaciuto, quello che non mi è piaciuto e quello che per me rimane nella terra di mezzo, quindi quello che personalmente potrebbe essere migliorato, nonostante un prodotto perfetto non esista e quello che per me è perfetto potrebbe non esserlo per te e viceversa. Quindi le cose che mi sono piaciute qua: 1. Il senso di sicurezza che mi dà. Con la mia moto non arrivo a toccare per terra con entrambi i piedi. Con a bikers ogni volta che mi fermavo potevo appoggiare comodamente i piedi al suolo. Punto 2, veramente è come non averli. Ora, sicuramente per chi va in moto con le scarpe da tennis, anche se non si dovrebbe, il peso un poco si sente. Con una scarpa da tennis ho certo molta più sensibilità che con uno stivale da moto. Punto 3, la qualità dei materiali. Il TPU, come abbiamo detto, è un ottimo materiale e questo lo si nota subito ogni volta che indossiamo e togliamo a biker. Ottima resistenza, ottimo grip, si nota che la scelta del materiale ha un senso e non sono stati fatti per risparmiare. Punto 4. Come ho già detto, i due incassi per il cambio e per la leva freno fanno un ottimo lavoro. Nel inserire il piede per frenare, togliere il piede, che vengo dal lato, che vengo da sopra, per come sono abituato, mai è stato un problema, o mai non sono riuscito a entrare, o ho toccato qualcos'altro, o mi si è agganciato, o ho avuto problemi. Mai, neanche una volta, neanche la prima volta che li ho utilizzati. 5. La rapidità nell'indossarli. Veramente è questione di, se voglio andare lento, 1 minuto per il piede destro, 1 minuto per il piede sinistro. 6. Il grip. Come ho già detto, ottima aderenza sul bagnato, ottima aderenza sull'asciutto e ottima aderenza in caso di sterrato, terra o qualunque altra cosa. Ultimo, va bene per qualunque stivale. Ora, via le cose positive, dentro le cose negative. Negativo per me non vuol dire negativo, vuol dire qualcosa che penso abbia ampio margine ad una miglioria. Prima di tutto, 1. Il velcro anteriore. Secondo me è leggermente corto. Con uno stivale tecnico la parte che rimane attaccata è veramente corta. Avrei preferito un velcro più lungo per poter avere una presa migliore. Secondo, il velcro in se stesso. Non sono molto un amante dei velcri. Vengo da uno sport in cui i velcri sono stati ampiamente sostituiti negli anni, proprio per il fatto che con lo sporco, con l'acqua e col apri chiudi la resistenza non è veramente lunga. Ultima nota negativa, mi dovete dare una bustina. Sarebbe bello avere una bustina dove riporli. Perché? Perché arriviamo con la nostra moto, scendiamo, li rimuoviamo per poter andare al bar, in ufficio, in qualunque posto. Dove li mettiamo? Magari sporchi d'acqua, sporchi di fango, per non dire sporchi di qualcos'altro. Li mettiamo in un sacchetto della spazzatura o in un sacchetto della spesa? Dai, una bustina a bikers figa a me sarebbe piaciuta. E nella terra di mezzo che ci metto, metti di qua, ok. Nella terra di mezzo ci metto l'incasso per leva freno, leva cambio, che tanto ho elogiato. Perché? Perché ha veramente un ottimo design. Però occhio a una cosa, nonostante siano stati fatti anche per poter fare qualche metro a piedi, io vi consiglio di toglierli, perché l'appoggio non è mai stabile, proprio per il fatto dell'incasso che non consente di appoggiare la pianta del piede stabilmente quando camminiamo. Quindi per ultimo, ti consiglierei a bikers? Sì, se ti rivedi in una delle 3 categorie che ho menzionato prima, sicuramente thumb up. Anzi ti dico, se hai intenzione di comprarli, dai un occhio alla pagina web di Bikers, perché proprio in questi giorni sono in offerta. Spero che la video recensione ti sia piaciuta, aspetto un tuo commento positivo o costruttivo per sapere dove posso migliorare.
Ultima cosa che ti chiedo, subscribe e seguimi in Instagram. Ciao, alla prossima!